Innanzitutto benvenuti a tutti, vi avevamo promesso nell'ultima puntata che avremmo avuto un'occasione speciale, un episodio speciale e abbiamo il piacere di accogliere qui Eros che è venuto a trovarci e è venuto in contatto con Norma qualche mese fa, diciamo così, in tarda primavera, attraverso i nostri video e era molto interessato a approfondire il discorso ed è venuto qui a confrontare il suo impianto, nella fattispecie un amplificatore integrato e una sorgente digitale, con il nostro Revo 80 e il Revo DAC e insomma poi il resto è storia e ce la racconta direttamente lui, quindi la parola a Eros. Innanzitutto ti ringrazio Eros di essere venuto da noi e penso che sia un'occasione utile e interessante magari condividere con gli ascoltatori, con chi ci segue, un po' quello che è stato il tuo percorso di avvicinamento a Norma, la presa di contatto con i prodotti, ma anche e soprattutto illustrare e cercare di dare un'idea di chi sei tu come duplice manifestazione di appassionato ma anche di esperto musicale, ecco, cosa che è abbastanza rara da trovare, ecco, per cui se in qualche modo cerchi di presentarti. Ma io ringrazio voi, nel senso che è un'occasione per me, una novità, sicuramente stare di fronte a una telecamera, ma penso che ne valga la pena, nel senso che raccontare l'esperienza di un cliente sia molto utile anche per eventuali altri appassionati, altra gente incuriosita, per avere proprio un immediato riscontro. Mi chiamo Eros Vanera, sono un ingegnere che lavora tra l'altro poco distante da Norma, questo è un fattore che sicuramente ha anche aiutato e incentivato il nostro prendere contatto, ma ho anche un background come pianista, nel senso che ho studiato per 10 anni, ma di più se contiamo gli anni fuori dal conservatorio, pianoforte, quindi suono pianoforte da sempre. Adesso tra impegni familiari e quant'altro le ore dedicate allo strumento sono meno, ma sicuramente il legame con lo strumento è qualcosa che mi perseguita da una vita. Ecco, sarei incuriosito di chiederti un paio di cose, però in qualche modo c'è una premessa d'obbligo. Premessa d'obbligo è che il tuo è un caso sfortunatamente raro, ma fortunatamente molto interessante, ecco perché come abbiamo avuto modo di dire in qualche video precedente, il mondo della musica e il mondo dell'audiofilia è come se viaggiassero su delle linee parallele che difficilmente si intersecano, come se la percezione e la fruizione della musica fosse, non dico in conflitto, ma su due cose vicine ma separate. Ecco. Quello che mi piacerebbe chiederti è, ascolti solo musica per pianoforte o in generale sei più aperto anche a anche dei generi musicali? E un'altra cosa che mi piacerebbe chiederti è che tipo di importanza e di ruolo ha la musica all'interno della tua giornata, se la ascolti come sottofondo, se la ascolti a livello didattico per cercare di capire magari le varie interpretazioni, se ti siedi nel punto d'ascolto, cioè, insomma un po' in generale qual è il tuo rapporto della musica riprodotta nell'ambito della tua quotidianità. Sì, mi ritengo abbastanza onnivoro, nel senso che ascolto musica di tutti i generi, chiaramente per forza di cose prediligo la musica acustica, quindi registrata da strumenti non amplificati. In particolare chiaramente il repertorio pianistico per me è di riferimento, è quello più importante, ma chiaramente ascolto anche musica sinfonica e qualsiasi autore che vada da Johann Sebastian Bach ai giorni nostri senza nessun tipo di problema. Per quanto riguarda la modalità di fruizione, anche lì dipende molto, nel senso che posso essere principalmente in tre posti quando ascolto la musica, nel senso che o sono magari in cucina e sto cucinando e quindi nel sottofondo sto ascoltando qualsiasi tipo di brano, ma magari sono seduto alla panca del pianoforte, quindi poco distante dal punto di ascolto privilegiato, ma perché magari mi serve un riferimento, mi serve una comparazione o semplicemente voglio stare vicino al mio strumento intanto che ascolto qualcosa, oppure ovviamente nel punto d'ascolto eh, nel triangolo dei diffusori. Sì, grazie, quindi alla fine ne fai un uso
diciamo così, a 360 gradi, ecco un po' come... E qui apro un attimo una parentesi, perché spesso quando le persone vengono a trovarci e così fanno degli ascolti, ma con una certa frequenza viene fuori anche il concetto di dire ma poi quando ascolto di sera, di sottofondo, o sto leggendo un libro, eccetera, come suona la catena, come suonano le apparecchiature. E quindi è importante che la catena riesca a estrarre dal messaggio musicale tutto quello che in qualche modo gratifica l'ascolto anche quando si ascolta a basso livello. Alcune cose inevitabilmente si perdono, ma se la catena, e soprattutto elettronica, sono in grado di gestire anche segnali molto piccoli, anche quando magari, come dicevi tu, sei in cucina che stai facendo, si riesce a percepire che c'è un suono realistico e di qualità. Detto questo, approfitto della tua esperienza per chiederti una cosa. Facendo un'analisi comparata fra la musica dal vivo e la musica riprodotta, che cosa secondo te, per l'esperienza d'ascolto che hai avuto anche di altre catene, che cosa una catena di riproduzione riesce a riprodurre e cosa inevitabilmente va perso? Mhm. Beh, innanzitutto farei un mezzo passo indietro, nel senso che quando si deve rispondere a una domanda del genere bisogna partire da un riferimento. Il riferimento, secondo me, anche per un musicista non deve essere unicamente il proprio strumento, perché se uno ha solamente come idea di base lo strumento nella sua stanza e ascoltato dal punto di vista del pianista, in questo caso sulla panca, è qualcosa di fuorviante se poi si va ad ascoltare le registrazioni. Quello che invece è fondamentale è avere proprio un'esperienza di ascolto di concerti dal vivo. Quindi nel mio caso sono abbonato ad un festival pianistico qui su Brescia da qualche anno, quindi mi capita di ascoltare nella stagione una ventina di concerti dal vivo che spaziano dal pianoforte solo chiaramente, ma anche a musica prettamente orchestrale. E quindi quando sai come viene riprodotta la musica in un teatro, se ti siedi davanti a un impianto è immediato cogliere ciò che viene riprodotto bene e ciò che invece manca. E quello che sicuramente manca nella maggior parte degli impianti che ho ascoltato è una serie di, adesso passatemi il linguaggio che sicuramente non sarà sufficientemente tecnico, ma una serie di dettagli, soprattutto relativi all'ambiente in cui la musica viene riprodotta, che in mancanza di essi vanno un po' a far dissolvere quella magia, quell'illusione che a volte succede, e quando succede, secondo me, l'obiettivo è stato raggiunto da un impianto hi-fi, cioè quello di illuderti di essere lì, sembra un cliché, ma è così, nell'evento sonoro, con la premessa ovviamente che la musica che si sta ascoltando sia stata registrata Secondo i correttamente, ciclismi, ma quello lo sì. diamo un po' per assunto. Quindi questo secondo me è l'obiettivo finale e non è facile trovarlo in un impianto di riproduzione. Potresti magari cercare di spiegare meglio quelle sensazioni che percepisci quando un impianto è in grado di, fra virgolette, quasi trasportarti in quel luogo e quando invece in qualche modo lo ascolti ma senza che ci sia la possibilità come se fosse per certi versi un suono estraneo dentro il tuo ambiente ma del quale non si riesce a dargli un'identità e una collocazione. Ma io penso, dicevo prima, è molto facile nel senso che quando sei davanti a un impianto che riproduce correttamente un evento, è immediato andare a, dico tra virgolette, volgere lo sguardo ai vari strumenti che stanno suonando, perché in qualche maniera li vedi attraverso il suono, ma anche ad occhi aperti, chiaramente luci soffuse e quant'altro, però riesci a figurarli dentro nel tuo ambiente, probabilmente a causa di questa ricchezza di dettaglio, ad esempio nelle dinamiche nei pianissimi, ad esempio orchestrali, o addirittura nei silenzi, nelle pause. Nelle pause non deve esserci il nulla, nelle pause deve esserci il silenzio percepito nell'ambiente in cui si stava registrando l'evento. Quindi quando tu riesci a sentire quel respiro o diciamo potremmo dire la criticità della pausa anche percepita dal direttore dell'orchestra, allora
ancora una volta hai raggiunto un obiettivo. Quindi come se fosse una sorta di silenzio ma denso di significato. Esatto, un silenzio teso dall'emozione del pubblico che era lì ad ascoltare, dall'emozione dei musicisti che magari stanno per affrontare dopo quella pausa, dopo quel pianissimo, un'esplosione di suono, ma tu percepisci quella tensione che poi viene rilassata nel momento in cui si sprigiona l'energia nella battuta seguente, ad esempio. E quando un impianto diciamo, banalizza questi aspetti, tu ti trovi magari a pensare ad altro, perché la tua attenzione viene portata altrove e quando accade questo, a meno che ci sia davvero qualcuno che ti stia distraendo dall'ascolto, vuol dire che qualcosa non sta funzionando. Cosa invece secondo te in qualche modo è inevitabilmente perso durante l'ascolto di una musica riprodotta? Credo che quello che viene inevitabilmente perso è l'impostazione, direi, psicologica che un ascoltatore ha nel momento in cui si trova effettivamente in un evento dal vivo. Cioè, se tu sei magari già in teatro da una mezz'oretta, ti sei ambientato nell'ambiente, stai aspettando il tuo pianista, il tuo beniamino, senti comunque una certa tensione nel pubblico che man mano prende posto nel teatro e anche nel pubblico senti una certa eccitazione, Sì. allora sei preparato ad un ascolto che alla prima battuta che farà quel pianista tu per forza di cose coglierai tutta una serie di informazioni che poi dentro di te si trasformano in un'emozione che magari ovviamente nel salotto di casa con l'impianto più bravo del mondo a riprodurre la traccia non avrai. Quindi comunque al di là che uno abbia o non abbia, secondo me un audiofilo deve pretendere di avere il riferimento dell'evento dal vivo nell'impianto di casa, semplicemente facendo play sul telecomando difficilmente puoi avere questo tipo di percezione. Sì, è come se in qualche modo mancasse una sorta di sacralità del rito, sacralità dell'occasione che crea una tensione psicologica, una predisposizione che quello è sicuramente è vero, ma purtroppo è assolutamente impossibile da riprodurre, ecco quello. Ad esempio, qui mi viene in mente un aneddoto che tra i due, diciamo, due tempi di un concerto, dove ho visto che nella prima parte del concerto il pianista non era proprio soddisfatto del proprio strumento, cioè ho notato delle micro espressioni e infatti poi nella pausa il tecnico è intervenuto immediatamente sullo strumento, ha estratto la meccanica e vedevo che armeggiava con la meccanica in maniera molto quasi nervosa, no? Poi effettivamente l'obiettivo l'ha raggiunto perché nella seconda parte il pianista lo vedevi che era proprio più rilassato, però già vedere queste azioni, queste cose sul palco ti crea un'aspettativa, ti crea un qualche cosa che poi tu vai a cercare riscontro nella seconda parte del concerto, ad esempio. Tutte queste cose chiaramente fanno parte del contesto esterno che non sono sicuramente contenute in una registrazione. Ok, adesso vorrei farti una domanda un po' più specifica, ma è un tema che abbiamo toccato nei nostri video in diverse occasioni. Entrando nella natura intima del suono di uno strumento, è come se gli strumenti avessero come una sorta, chiamiamola così, di anima o di entità superiore non materializzata. Quando senti il suono di un oboe ha certe caratteristiche anche a livello psichico, danno certe sensazioni. Ascolti un contrabbasso, ne dà delle altre, ascolti una tromba, ha proprio una struttura del suono di un certo modo. Ecco, cosa riesce a riprodurre una catena di produzione di questa intima struttura del suono di uno strumento? Beh, una catena di riproduzione che ci riesce è una catena di riproduzione che, per quanto riguarda, io parlo sempre del mio ambito, quindi ad esempio sul pianoforte, è in grado di farti capire non solo la differenza di suono, ad esempio, che c'è tra un classico pianoforte tedesco rispetto ad un pianoforte pur di altissima qualità giapponese o italiano, ma è in grado addirittura di farti sentire due caratteri completamente diversi dello stesso modello, della stessa marca di pianoforti che nella realtà esiste. Quindi per non fare nomi, ma li facciamo, insomma niente di che, Steinway Sons, il classico gran coda da concerto, il D274, viene utilizzato su tutti i grandi palchi e in tutte le grandi registrazioni, ma ogni Steinway è diverso e lo percepisce immediatamente il pianista,
lo percepisce immediatamente il pubblico, ma deve percepirlo, secondo me, se tutte le cose funzionano, anche l'audiofilo che mette su il proprio disco, deve pretendere di sentire questo tipo di sfumatura. Non necessariamente perché il pianoforte è stato concepito in maniera diversa, ma magari è stato preparato in maniera differente a seconda del repertorio che si sta riproducendo. Vorrei farti una domanda a questo punto. Tu quanti anni hai? 35. 35, quindi sei molto giovane, considerando poi Posso ancora dire così. l'età media degli appassionati dei fai. Mi piacerebbe chiederti qual è stato il tuo percorso nel mondo delle fai, ovvero come sei stato contagiato, in qualche modo qual è l'istante zero e cosa è accaduto dall'istante zero oggi? Ma cercando di andare il più possibile nel passato ed andare alla radice della causa, potremmo trovarla circa 20 anni fa, in cui da quindicenne, quindi chiaramente accompagnato da mio padre, con il quale tra l'altro condivido questa passione, ci eravamo recati in una nota catena di distribuzione di elettrodomestici, insomma come si faceva, come un audiofilo in erba o comunque un qualunque appassionato, mediamente appassionato, voleva fare. Ti recavi in queste catene e ancora allora, ora non ci sono più, c'erano proprio delle salette o comunque delle aree dedicate sia soprattutto alla riproduzione in multicanale per l'home cinema, ma anche comunque per la riproduzione in stereo. E lì diciamo il nostro obiettivo era quello di trovare un amplificatore multicanale adeguato alle nostre pretese, nessuna grande pretesa per la riproduzione domestica, e un commesso in quel frangente, così un po' in maniera provocatoria, ci disse: "Ma perché non avete mai valutato invece di direzionare le vostre risorse magari su una catena stereo?" E lì ci mise davanti due diffusori, di cui tra l'altro non ricordo il marchio, che mi hanno causato, diciamo, per un istante quell'illusione di cui parlavo prima, magari non con questo micro dettaglio, però insomma l'illusione stereo, cioè l'immagine stereo 3D mi si era palesata davanti per la prima volta, e quindi così mi si accese una lampadina debole nella mente, però nulla di più. Uscimmo col nostro amplificatore giapponese multicanale e fummo contenti. Però poi nel tempo questo tarlo si sviluppò, quindi sempre di più ci ritrovavamo magari ad ascoltare, pur col nostro amplificatore multicanale, in modalità stereo. Sempre di più io magari nel frattempo stavo studiando pianoforte, quindi comunque anche la passione si esprimeva anche su quel lato, magari mi venivano prestati dei dischi, allora volevo ascoltare, mi erano dischi a 2 canali e quant'altro, e quindi nel tempo poi mi sono ritrovato ad iniziare concretamente questo viaggio audiofilo che poi mi ha portato qui. Sì, quindi diciamo il periodo era quello degli inizi degli anni 2000 circa, quando sembrava che l'alta fedeltà a 2 canali fosse morta e sepolta e ci fosse spazio solo per l'audio multicanale. Poi le cose hanno trovato una loro dimensione e per certi versi adesso le cose sono esattamente all'opposto. Ecco, in qualche modo è sopravvissuto da quel periodo di 2 canali e il multicanale è solo appannaggio di pochissimi super appassionati che hanno delle sale dedicate, non cinema, non theater, eccetera. Ecco, però posso capire che in quegli anni ci sia stato questa un po' di confusione di ruoli, ecco, chiamiamola così. Sarei curioso di chiederti, visto dagli occhi di una persona che fondamentalmente è nata come un appassionato di musica, che in qualche modo ha intravisto, è entrato in contatto per la prima volta col mondo dell'hi-fi, come vedi dai tuoi occhi il mondo dell'hi-fi? È una domanda molto difficile, molto ampia. Diciamo che partirei da una premessa che, se vuoi, è di carattere molto più generale, nel senso che nel tempo ho notato, ma non penso proprio di essere l'unico, un po' un'involuzione anche a livello societario, nel senso che siamo un po', come mi piace dire, non mi piace dirlo, però insomma è una constatazione, annegati nella comodità, nel senso che diamo per scontato, abbiamo dato per scontato che
lo sviluppo tecnologico andasse di pari passo con la facilità, con l'efficienza, con rendere tutto molto più comodo e dando per scontato che questo fosse tutto positivo. E io non lo trovo così positivo, perché secondo me lo sforzo, lo sforzo mentale, comunque la predisposizione a mettersi ad ascoltare, che sia ascoltare l'altra persona che ti sta parlando, cosa che non siamo, secondo me, più abituati a fare, ma sia mettersi ad ascoltare in maniera critica una registrazione, un qualche cosa con la mente aperta, è un qualcosa che abbiamo un po' perso purtroppo. E questo, se vogliamo ritagliarlo nel mondo dell'hi-fi, io lo vedo con questa tendenza di rendere tutto più facile, portabile, ad esempio cuffie wireless, piuttosto che servizi di streaming che da una parte sono un'innovazione tecnologica clamorosa e ti danno una possibilità che prima era impensabile, dall'altra però se utilizzati in maniera superficiale ti portano ad esempio a fare zapping tra un album e l'altro e magari non riuscire a finire un'intera traccia, per lo men che meno finire un intero album. E magari ti portano ad un ascolto della musica che diventa un sottofondo della realtà, magari perché devi fare altro, magari perché siamo stati portati a pensare che dobbiamo per forza riuscire a fare 3 cose assieme, quando invece secondo me è meglio farne una e cercare di farla bene, no? Quindi nel mio caso se devo ascoltare musica difficilmente faccio altro, anzi per me è quasi impossibile riuscire ad esempio a studiare qualcosa e allo stesso tempo ascoltare musica, perché la musica è un'attività, leggere è tutta un'altra attività, quindi questo secondo me ha caratterizzato molto nel tempo il mondo dell'hi-fi. Questo è un po' il mio pensiero. Mi sento di condividere appieno quello che dici, nel senso che uso un termine che ho utilizzato prima, è come se in qualche modo l'importanza, la sacralità dell'ascolto della musica si sia diluito e abbia perso di peso specifico. Se andiamo indietro negli anni 60-70, l'unico modo per ascoltare la musica era o ascoltarla dal vivo o aspettare che in radio qualcuno passasse qualcosa, ma c'era un canale radio, forse 2, e se volevi dovevi comprarti il disco e quindi l'importanza che davi a quello era un'importanza di un altro genere. In qualche modo dovevi fare uno sforzo tu per entrare in contatto con la musica. Adesso siamo nella situazione paradossale opposta che bisogna pagare per avere il silenzio. Qualunque posto dove vai, al supermercato, vai a fare benzina, in qualunque luogo vai, c'è musica di sottofondo, per cui ha in qualche modo snaturato anche il rapporto con la musica. Però, ecco, detto questo, ti riformulo la domanda in altri termini. Ecco, abbiamo accennato diverse volte, anche nel corso dei nostri video, delle stranezze del mondo dell'hi-fi. Quindi, visto da una persona che arriva facendo una strada diversa, cosa... Hai notato qualche stranezza, qualcosa di peculiare, di singolare, che uno magari guarda con un sorriso, con un punto di domanda, ecco? Diciamo una prima stranezza strettamente collegata a quello che dicevo poco fa è il fatto che a volte, ma non c'è nulla di male in questo, un appassionato audiofilo di musica è anche appassionato di tecnologia, è appassionato anche degli oggetti che va ad ascoltare, che va ad acquistare. Il problema è che poi la stranezza più grande è che le persone si affidano solo agli oggetti, magari solo dalle schede tecniche o addirittura solo per un sentito dire, per orientarsi nella scelta dei componenti. Questo sicuramente, dal momento che il componente serve per riprodurre la musica, è sicuramente una primissima stranezza. L'altra stranezza, ma che poi questa in realtà la giustifico molto di più, è sul linguaggio audiofilo, nel senso che quando cerchiamo di descrivere le sensazioni che si provano di fronte ad un impianto, necessariamente la lingua italiana, inglese che sia, è limitata e non riesce ad aiutarci al punto giusto per descrivere davvero quello che abbiamo sentito. Quindi si va dagli aggettivi più strambi e sembra quasi una rincorsa a cercare l'aggettivo più originale, dal suono caldo al suono coinvolgente al basso profondo, che poi profondo in che senso? Profondo ma secco. Esatto, quindi lì si arriva davvero a leggere, che poi nell'ambito magari di una recensione è quella cosa che ti dà quel colore, che ti dà anche quell'ironia in certi casi, no?
Il problema è quando tu prendi queste descrizioni, magari fatte anche da non persone competenti che usano la lingua il più possibile, con un certo criterio, con un certo obiettivo, magari prendi un'opinione qualunque sul web e tu in base a quell'opinione vai a spendere magari delle cifre clamorose per un oggetto che non hai mai ascoltato. E questo è quanto mai una stranezza. Ho citato l'acquisto di un oggetto, mi vengono in mente i listini che ormai hanno raggiunto cifre stellari nel mondo audiofilo e che a volte davvero fai fatica ad attualizzare o a correlare le cifre che vengono esposte con l'oggetto che effettivamente ti viene presentato, soprattutto quando lo ascolti. Un'altra cosa che potrebbe essere utile è sapere quali sono stati i parametri in qualche modo che ti hanno accompagnato dall'istante zero, quando sei entrato in contatto per la prima volta in quella grande catena, a oggi, i parametri che ti hanno guidato nella scelta dei componenti A piuttosto che B piuttosto che C, perché immagino entrare in un negozio e avere davanti X decine di prodotti, come minimo c'è un po' di disorientamento, ecco. Esatto, è proprio questa mancanza di orientamento, nel senso che posso immaginare addirittura una persona che magari, come dicevo prima, non ha il riferimento della riproduzione dal vivo. Quindi, quando non hai quel riferimento, che cosa stai cercando? Perché se uno non sa che cosa sta cercando, già è difficile orientarsi, ma soprattutto poi non sai come muoverti, perché non riesci a capire tra due oggetti che magari alle orecchie sono completamente differenti, ma qual è dei due che ha più ragione dell'altro? E questo è quello che un po' mi ha guidato, nel senso che un po' per tentativi, un po' autonomamente, perché chiaramente non abbiamo una direzione predeterminata, però nel tempo ho cercato di selezionare tra i componenti chiaramente coerenti col mio budget, perché ognuno ha anche quello da tenere in considerazione, quegli impianti che il più possibile riuscissero ad arrivare al suono reale, cioè cerco proprio il realismo nel suono riprodotto, quindi tra due apparecchi quello che mi riproduce il pianoforte più vicino a come lo concepisco nella realtà, per me è quello vincente, è quello da scegliere. E così per iterazioni in questo viaggio poi si giunge magari a conclusione, ma qualcuno non ci arriverà mai, credo. Sì, qualcuno non ci arriva mai, anche perché in questo mondo è come se esistessero due filosofie, quasi una in antitesi con l'altra. In qualche video passato ho accennato al fatto che è come se all'audiofilo, come quando alla mattina esci di casa e marciapiede, davanti a casa devi scegliere se andare a sinistra o se andare a destra. La sinistra e la destra in questo caso sono rappresentati dalla direzione ultima che vuole prendere l'audiofilo, perché c'è chi sostiene che alla fine, visto che è impossibile produrre la realtà, quello che conta, quello che viene chiamato il MiFi, quello che ti soddisfa come estetica sonora, e chi invece, pur consapevole che è impossibile da riprodurre al 100% la realtà, comunque cerca di dare una direzione che ti avvicini il più possibile alla realtà, sempre con tutti i limiti del caso, ecco. Come in qualche modo se in quella modalità la finzione fosse percepita come un grande fastidio, qualcosa che dice non è pertinente, non lo voglio. Mi pare di capire quindi che il tuo orientamento è stato quello del cercare di andare a trovare, intercettare prodotti che ti avvicinassero sempre di più a ascoltare come quando ascolti dal vivo, ecco. Esatto. Come vedi invece l'altra direzione, quella del, fra virgolette, il MiFi, qualcosa che soddisfi il gusto, in qualche modo fine a se stesso, ecco. Ma secondo me tutto è accettabile, nel senso che io personalmente sono uno che non va per assoluti ed evito qualsiasi tipo di estremismo. Quello che conta secondo me è la consapevolezza, nel senso che uno deve fare una scelta consapevole. Non deve avere l'illusione di aver trovato il realismo quando magari invece ha scelto, consapevolmente o meno, un sistema che va in una colorazione del suono in una certa direzione. Cioè bisogna avere la consapevolezza che si fanno delle scelte per un proprio obiettivo che magari non è quello del realismo, ma se uno deve essere coerente al nome che questa passione ha, cioè l'alta fedeltà,
io non riesco a non collegarla con il realismo. Sì, è esattamente il mio pensiero, ecco, e condivido quello che dice. L'importante è che ci sia una chiarezza interna da parte della persona, cioè, e non scambiare quello che è il tuo mai fai con l'assoluto, perché siccome piace a me, allora è quello che riproduce correttamente la verità, ecco. Esatto. In ordine cronologico, nell'ultimo video che abbiamo fatto, abbiamo in qualche modo trattato il tema della musica, del suono e del fatto che è come se esistesse una sorta di fiume ideale che trasporta la musica, e sulle sponde di questo fiume ci sono da una parte i musicisti e dall'altra parte gli audiofili che in qualche modo osservano, fruiscono dalla musica, ma da due prospettive quasi in antitesi una rispetto all'altra, e la difficoltà di creare dei ponti di collegamento, un travaso fra le due modalità di percezione. Penso che sia molto interessante da una persona come te che in qualche modo incarna le due anime, e sapere cosa ne pensi di questo concetto. Secondo me è una metafora che funziona molto bene. Diciamo che mi divertirei ad arricchirla, nel senso che collegandomi a ciò che dicevo prima sul discorso degli estremi, chiaramente le due sponde non mi piacciono, nel senso che sono chiaramente due visioni che esistono, quindi esiste il musicista che pensa solo o cerca solo nella riproduzione il linguaggio musicale, indipendentemente da come viene riprodotto, può essere riprodotto da un qualsiasi diffusore o qualsiasi cuffia, l'importante è che lui trovi il linguaggio musicale, e dall'altra l'audiofilo che invece magari non sa nemmeno che cosa sia una grammatica musicale, ma in realtà ascolta la riproduzione. Il direttore d'orchestra, mi ricordo in quel video, era quello che collegava le due figure, che addirittura diciamo, se le prime due sono ferme sulla sponda e l'acqua scorre, il direttore me lo immagino un po' sulla barca che procede con la direzione della corrente e quindi dà il suo contributo chiaramente alla musica. Io aggiungerei qualche figura nel contesto, nel senso aggiungerei magari qualcuno su entrambe le sponde che magari, non so, seduto su una roccia immerge i piedi nell'acqua, e quindi magari qualche musicista che è anche un pochettino audiofilo e quindi magari ha capito nel tempo quello cosa andare a cercare nella buona riproduzione, e qualche audiofilo che magari pur non essendo musicista in realtà magari andando a concerti, magari semplicemente studiando, ha imparato quello che è il linguaggio musicale e quindi gode sia dell'una che delle altre punti di vista. Sì, molto interessante quello che dici. Magari senza fare nomi, ecco, solo per capire quale può essere stato il percorso dall'istante zero a oggi. Hai avuto modo di cambiare tanti apparecchi? Com'è stato un po' il percorso? Fortunatamente non ho avuto tantissimi passaggi, sono arrivato diciamo alla soluzione con poche iterazioni. Però sì, sono passato, come dicevo, dalle grandi catene di distribuzione, quindi con marchi noti e di grande consumo, fino poi nel tempo con questa selezione che dicevo a trovare sempre marchi e realtà sempre più di nicchia, direi, che man mano mi avvicinavano a quello che cercavo. Quindi sono passato dal suono americano al suono inglese al suono italiano, con abbastanza poca fatica, ecco, per mia fortuna. Immagino che avevi ascoltato in punti vendita, in negozi, eccetera. Come ti sei trovato a relazionarti con il mercato, con i punti vendita, eccetera? Hai trovato disponibilità, difficoltà? È molto difficile, io lo trovo una cosa molto difficile perché a volte da parte di questi negozi non è detto, lo trovi, però non sempre, non è detto che trovi quella empatia, quella disponibilità a lasciare che la persona che sta tra l'altro cercando qualcosa di veramente molto delicato, sta cercando delle sfumature, non viene lasciato alla persona di ambientarsi e di avere dei riferimenti nell'ambiente, nel nuovo ambiente che sta conoscendo. Quindi magari ti ritrovi ad ascoltare un noto marchio collegato a dei diffusori stratosferici e quant'altro in un ambiente che mette quasi in soggezione da come è perfetto e tecnicamente preparato, ma tu tutte queste cose le stai subendo e quindi poi quando ti metti all'ascolto rischi, per quanto tu ti impegni a non esserlo, di essere superficiale e soprattutto non hai il termine di paragone con la tua abitudine del tuo ambiente.
Quindi penso che la possibilità proprio di avere nello stesso ambiente il confronto diretto tra la tua apparecchiatura e quella che stai provando sia proprio una cosa di base, insomma, da avere per forza. Mi piacerebbe chiederti, non so se tu mi hai posto questa domanda, se non te l'ho mai posto te lo chiedo adesso, com'è stato all'inizio il contatto con Norma, cioè ovvero quando e come hai saputo dell'esistenza di un marchio come Norma? Ma avevo sentito questo marchio in dei video online su YouTube, così con un ascolto distratto di video che normalmente fruisco. Poi nel tempo però mi accorgo, come dicevo all'inizio, che Norma Audio risiedeva forse a 10 minuti di strada dal mio ufficio e quindi questo mi ha fatto riaccendere l'interesse e quindi poi abbiamo preso contatto e mi sono fiondato qui con la mia apparecchiatura per poter sentire questa differenza che poi si è dimostrata veramente clamorosa. Ecco, magari può essere utile se in qualche modo spieghi a chi ci segue esattamente com'è stata questa modalità di approccio e cose come hai potuto vedere qua da noi, vedere e sentire qua da noi. Ma innanzitutto è proprio quello che dicevo prima, nel senso che ho ricevuto da parte vostra questa disponibilità e questa tranquillità nel accogliere il cliente con estrema calma, lasciare che mi acclimatassi in questo ambiente comunque nuovo a me, è tutto nuovo, sono nuovi diffusori, è nuovo la sedia su cui mi siedo, è nuovo tutto, e quindi poi lasciando che per un tempo molto elevato è necessario ascoltassi in questo caso il mio amplificatore integrato e la mia sorgente con il mio sistema e quindi riconoscere il mio suono in un altro ambiente. Nel momento in cui poi mi sono sintonizzato sul mio suono c'è stato poi lo switch al sistema Norma e da lì è stato naturale andare a cogliere le differenze fra un sistema e l'altro, ma anche cogliere soprattutto quello che mi sarei mai aspettato, ma poi magari non so se sarà il caso di approfondirlo, la differenza fra una sorgente e l'altra, cosa che per me, prima di entrare da questa porta, era veramente difficile cogliere. Qui è stato immediato. Sì, di questo aspetto del soggetto magari ne parleremo fra poco, ecco. In qualche modo mi rincuorano le tue parole perché alle volte dobbiamo far fatica con le persone che entrano in contatto con noi e che vogliono in qualche modo venire ad ascoltare i prodotti, farsi un'idea dei prodotti Norma e capire magari che tipo di corrispondenza ci può essere fra ciò che affermiamo nei video e ciò che poi l'esperienza pratica d'ascolto possa dare, significare. Dicevo, spesso troviamo difficoltà a far sì che le persone portino un loro riferimento e non riesco a capire perché si origina questa difficoltà, anzi dovrebbe essere, come dici tu, esattamente l'opposto. Se ho un punto di riferimento posso sentire che differenza c'è fra A e B, ma se in un contesto totalmente nuovo ascolto solo B, non ho nessun riferimento. Esatto. Ecco, c'è da dire che probabilmente qualcuno ha un po' le idee confuse, nel senso che poi magari dicono sì, ma se qui il confronto fra A e B mi funziona in un certo modo, poi magari nel mio ambiente le cose sono esattamente l'opposto. Ecco, poi direi tu la tua esperienza, ma dal mio punto di vista è, specialmente con l'elettronica, è un controsenso, un non senso, perché i parametri su cui si differenzia un'elettronica A rispetto a un'elettronica B o una sorgente A rispetto a una sorgente B sono dei parametri che non sono coinvolti con l'ambiente o col diffusore. La tipologia, la qualità e la quantità di differenze si collocano in qualcosa che in qualche modo permangono come valore assoluto. Ecco, però può essere utile magari che illustri, che cerchi di raccontarci qual è stata la tua esperienza a livello di che tipo di differenze hai sentito, sì, di cercare di descrivere meglio proprio come se in qualche modo potessi far sentire alle persone che ci ascoltano quello che in quel giorno che sei venuto qua la prima volta hai sentito tu in tutto il percorso di cambio di apparecchiature. Beh, innanzitutto quello che si è sentito nel differente è quel realismo che cercavo, quindi quello che pensavo di avere quasi trovato e in realtà non l'avevo trovato per nulla, nel senso che messo a paragone
qui davvero sentivo tutte le sfumature del suono che sono quelle dello strumento, nel caso del pianoforte ad esempio. Per quanto riguarda le sorgenti, in particolare, quello che mi ha colpito è stata proprio l'esplosione delle dimensioni dell'ambiente 3D in cui si colloca la riproduzione, quindi la profondità soprattutto in ambito ad esempio orchestrale, ma anche non orchestrale, anche su un singolo strumento, un pianoforte solo, se nel primo caso con la mia sorgente era un suono collocato al centro ma senza una dimensione nelle tre dimensioni, qui invece si vede proprio il punto da cui viene originato il suono ed è stato confortante prendere le elettroniche, portarle a casa mia e fare esattamente lo stesso confronto e trovare esattamente le stesse cose, ma ripeto, con facilità, senza andare proprio a cercare di trovarle. Sono lì e basta ascoltarle, ci sono, ecco, non serve riprodurre il brano, sempre gli stessi 2 secondi di un brano switchando no, tu puoi anche prenderti 5 minuti per scollegare i cavi, rimettere le altre elettroniche, tu fai play e tu capisci immediatamente cosa è successo. Un aspetto importante che hai toccato e che abbiamo toccato tante volte nei nostri video, però magari adesso in qualche modo può essere utile che col tuo contributo si riesce a rafforzare questa importanza e questo concetto, è il ruolo che ha una sorgente digitale. Purtroppo siamo in un momento storico di mercato, eccetera, eccetera, in un contesto complessivo dove sul mercato esistono una quantità di sorgenti digitali pressoché sterminata. E diciamo, è come se esistessero tornando un po' al bivio di prima, due approcci a questo discorso. La stragrande maggioranza delle persone, degli appassionati, in qualche modo, esplicitamente o implicitamente, ritiene che trattandosi di numero e trattandosi di digitale, le differenze siano praticamente nulle e quindi non abbia nessun senso, nessuno scopo investire sulla sorgente digitale, perché tanto un DAC da 500 euro ha esattamente le stesse prestazioni strumentali di uno che ne costa X volte tanto, e poi dall'altra parte vedi alcune iperbole di sorgenti digitali a 2, 3, 4, 5 telai che costano più di 2 appartamenti al mare in una zona anche abbastanza prestigiosa, e di cui magari poi il risultato sonoro è tutto da stabilire quale effettivamente possa essere. Capisco che a parole è difficile in qualche modo convincere, persuadere o instillare il dubbio in una persona che la sorgente digitale è tutto quello che è intorno al mondo digitale, perché non è solamente il ruolo del DAC, ma è tutto quello della catena complessiva digitale che c'è intorno, abbia invece un'importanza assolutamente prioritaria. Non ci potrà essere nessuna elettronica, nessun diffusore che riesce a mettere rimedio a ciò che uno sorgente digitale non è in grado di estrarre. E aggiungerei per l'ennesima volta che un digitale ascoltato con delle apparecchiature che riescono a fare quello che dovrebbero fare è un digitale che suona veramente molto bene e non lo riconosce più come digitale. Per certi versi è meglio del suono analogico, perché riesce a superare i limiti dell'LP ma conservare quella naturalezza e quella analogicità che alla fine caratterizza anche la musica dal vivo. Quindi magari se riesci a portare la tua esperienza di utilità a chi ci sta seguendo, può essere interessante. Penso che possa aiutare a dire che ero il primo degli scettici, nel senso che ero il primo a pensare che le differenze che potevo cercare tra una sorgente e l'altra fossero davvero delle sfumature che magari non meritavano quell'investimento di cui si parlava. In realtà si parla di macroscopia, di cose molto, molto palesi anche ad un orecchio non troppo allenato. E ne ho avuto 2 conferme. La prima è quella che dicevo prima in questo ambiente, anzi forse 3. La seconda nel mio ambiente tra la mia sorgente e la nuova sorgente Norma, e però diciamo mi si era instillato un dubbio, cioè il fatto che nel mio ambiente avessi ad esempio collegato un mini PC al DAC. E infatti questa differenza, pur molto rilevabile tra Norma e la mia precedente sorgente, non era così clamorosa come in questo ambiente.
e magari in prima ipotesi lo attribuivo a dei diffusori differenti e quant'altro. Poi così per gioco ho detto sostituiamo il mini PC con un trasporto digitale dedicato, di buona qualità, e vediamo cosa succede. È successo che queste differenze sono diventate ancora più grandi e quindi davvero ancora quello che ho provato qui era uguale a quello che provavo a casa e quindi c'era effettivamente un collo di bottiglia del tutto digitale a Monte della Sorgente e lì ogni scetticismo è svanito, insomma. Sì, anche la nostra esperienza conferma quello che dici. Il digitale ha delle potenzialità molto alte, ma conserva e in qualche modo contiene al suo interno molti aspetti subdoli. Ci sono tante cose che di primo acchito possono essere sottovalutate, una fra tante appunto il ruolo di chi offre in pasto il convertitore, il flusso di dati digitali, e lì c'è una marea di prodotti veramente molto grandi, si va dal laptop, dal computer fisso allo streamer dedicato, alla meccanica esterna, e sarebbe profondamente sbagliato pensare che queste apparecchiature non diano nessuna influenza al risultato d'ascolto, hanno delle influenze che sono macroscopiche e quando una persona ne realizza l'importanza, per certi versi forse ha un po' di rimpianto pensando alla musica che ha ascoltato in passato con questi colli di bottiglia, ecco, ma delle volte, molto spesso anche semplicemente il router piuttosto che lo switch, i cavi di interconnessione, in qualche modo esorto chi ci segue a investigare e dedicare del tempo a lavorare su questi aspetti. Non è necessario andare a prendere il cavo da X migliaia di euro digitale per ottenere, delle volte si fanno dei cambiamenti anche macroscopici a costo zero o costi veramente ridicoli se comparati a quello che si ottiene. Capisco che per esempio nel mondo del giradischi analogico sia più facile immaginare che il braccio, la testina, il basamento, tutto quello che riguarda la catena analogica possa avere un'influenza nel caratterizzi il suono. E capisco anche che nell'ambito digitale sia più facile in qualche modo sottovalutare questo, ma non è esattamente in questi termini. Riallacciandomi un po' alla tua esperienza che hai avuto qui da noi con Norma, magari se riesci un po' a rasserenare, tranquillizzare le persone che ci possono ascoltare sulla metodologia, il tipo di rapporto che possono avere con noi, ecco, nel senso che ogni tanto ci capita di ricevere qualche telefonata di persone che magari ci seguono sui social o hanno visto Norma in qualche fiera eccetera e vorrebbero venirci a trovare, però in qualche modo ci fanno scrupolo perché non sanno come rapportarsi con noi eccetera eccetera, ecco. Tu in qualche modo sei stato più fortunato perché non dico che abiti qui sotto ma quasi, ecco, per cui dal punto di vista logistico ti era più semplice. Però ecco, se hai qualche consiglio, qualche suggerimento da dare, ecco, chi in qualche modo potrebbe valutare l'ipotesi di venire ma è un po' in dubbio. Ma io consiglierei assolutamente l'esperienza, nel senso che ci si ritrova davvero a proprio agio in un ambiente del tutto informale e soprattutto portando i propri apparecchi si riesce davvero a godere di questa capacità propria di distinguere magari due sorgenti, due apparecchi. Quindi davvero secondo me è un'esperienza che potrei consigliare, ma che ritengo necessaria perché comunque rapportarsi con persone di esperienza e quant'altro porta un arricchimento e quindi se si ha la giusta predisposizione mentale, la giusta empatia, come penso che sia necessario con qualunque persona, in ogni caso si esce dalla porta con qualcosa in più e questo secondo me già vale il prezzo del biglietto. Grazie. Aggiungerei, anzi ripeterei quello che ho detto poco fa, ecco, che in qualche modo è importante che chi decide di venirci a trovare porti con sé qualcosa come riferimento, oltre che per facilitare i confronti, anche perché in ultima analisi il nostro scopo, lo scopo di Norma è quello di offrire a chi è interessato delle apparecchiature, qualcosa che gli consente in qualche modo di migliorare o di cambiare direzione al suo modo di ascoltare la musica. Non siamo interessati a vendere comunque qualcosa a qualcuno, siamo molto più interessati a offrire
a chi ci viene a trovare qualcosa che soddisfi un suo desiderio, una sua aspettativa, e quindi la possibilità di fare questo confronto, una condizione quasi indispensabile perché uno sia certo di avere un miglioramento o trovare qualcosa che vada nella direzione di ciò che lui cerca. Bene, oggi abbiamo avuto anche l'occasione di passare a trovarti per rifinire un pochino quello che è il setup della stanza, perché noi lo abbiamo rimarcato insomma nei nostri video, è un aspetto fondamentale, penso che tu l'abbia toccato con mano appunto. L'ho toccato a mano, sì. Già avevo messo mano alla stanza dopo gli utili consigli del ciclo di video che ormai va avanti da un po' di anni, e quindi spostando i diffusori già mi ero accorto di quanto può cambiare non solo sostituire un componente dell'impianto, ma soprattutto col sudore della fronte, diciamo così, andare a cambiare la posizione dei diffusori e per iterazioni andare al risultato. Poi con l'ulteriore sforzo di oggi da parte di Enrico, direi che abbiamo raggiunto davvero un livello che non mi sarei aspettato in questo ambiente. In particolare la differenza, oltre al soundstage che è completamente rivoluzionato, anche la correttezza dei bassi che davo per certo non avrei mai ottenuto in questo ambiente. Bene, grazie, speriamo di esserti stati di aiuto insomma. Grazie a voi.